Stavo dando un'occhiata alle statistiche ed è l'esempio lampante che spiegano solo una parte del calcio. C'è la teoria, c'è la pratica, c'è quello che poi ti dice il campo. E non mi era mai capitato di vedere una squadra che ha accumulato, almeno su questo sito qua, 365 scores, leggi di expected goal. Il Como è arrivato a 5.24, cioè oltre 5 gol doveva fare sulla carta per quello che ha prodotto. Zero gol, zero gol. Incredibile, incredibile. E il finale è stato pazzesco, perché in una gara dove comunque il Como ha sprecato tanto, ma l'Atalanta ha stretto i denti a più non posso. Poi arriva il classico rigore il classico rigore di oggi, dove il difensore deve stare attento, perché anche nel momento in cui va al duello, se il braccio è alto, è rigore. Cioè, questo ti dice regolarmente, e mai come oggi, cioè c'è poco da dire. Non è che tu stai a dire no, non è il rigore, è il rigore. E sai, c'è la beffa nella beffa. Però poi, ancora una volta, i portieri. Quante volte il signor Neschio qui va detto, ragazzi, Cannesecchi è uno dei portieri top, ma top, 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 top. Dall'altro lato, Nico Pass non è un rigorista. Cioè, Nico Pass non è un rigorista. Questa cosa va detta, perché al netto, ribadisco, di una grande parata del portiere che intuisce tempo giusto, che ti ipnotizza. Nico Pass già ne ha sbagliati due, questo è il terzo, tirato male. Tu ne dici, tirato male. E qui ci sono anche delle responsabilità, non del giocatore a questo punto, perché se sbagli 3 su 3, le responsabilità non sono del giocatore. Ne parliamo, signori miei, parliamo di questo Como Atalanta. Mamma mia, che partita, ragazzi, che è stato poi per forza di cose un monologo, e anche di questo onestamente dobbiamo parlare, perché anche su questo io ho tanto da dire, ho tanto da dire. E prima come al solito vi invito a spolliciare per soddisfare appetito e vizi dell'amico algoritmo, che sapete ha sempre il suo piripicchio legato a questi pollici. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti, e tra un po' sapete benissimo scende in campo l'Inter, la vedremo, la commenteremo come al solito. In descrizione trovate tutti i profili. Grazie signori, grazie per il vostro supporto. Fatemi partire sì dall'episodio che poi ha fatto sì che vedessimo una gara diversa, totalmente diversa da quello che credo si aspettassero entrambi gli allenatori, perché dopo neanche 10 minuti, adesso non ricordo con precisione, ma praticamente a inizio gara c'è questa reazione di Anor su, pare, una provocazione di Perrone, ammonito uno, espulso l'altro. Un po' come per i rigori, anche sull'espulsione io ho sempre detto una cosa, che è un fattore troppo determinante, che cambia tutto, e che devi espellere un giocatore se fa qualcosa di brutto, brutto, brutto. Certo, è una reazione, forse io non la considero tale, ma magari è brutta, 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 però poco poco ti appoggiano le mani sulla faccia, è espulso, onestamente. Io non lo so se parlare di espulsione a tempo, non lo so qual è la soluzione. Però per una roba del genere essere buttato fuori un'intera gara è una cosa che non ti compromette fisicamente, perché Perrone non ha subito niente. Perrone ha subito un buffetto. E quindi che facciamo? Magari Perrone ha detto delle cose ancora molto più infamanti del buffetto stesso, però la parola non conta magari, o conta meno rispetto al gesto. No, non lo so. Sono il primo a dirvi non lo so. Però qualcosa va fatta, perché poi se butti fuori un giocatore vedi una partita diversa. Attenzione, non sto dicendo che non ci fosse, no, il regolamento oggi ti dice questo e ne prendiamo atto. Però io so del parere che bisogna fare qualcosa, perché poi io mi volevo godere un Como Atalanta, cioè una partita aperta, e ti trovi una partita totalmente diversa. È stata comunque bella, perché le due squadre, secondo me, entrambe hanno fatto il massimo per quel che potevano, con delle lacune. Gli attaccanti da una parte, e l'Atalanta onestamente poteva difendersi per quel che poteva. E sì, vado agli attaccanti, perché
Poi quello che è mancato oggi prevalentemente al Como per vincerlo è stato questo. Duvikas e sì, stavo per dire Marotta. Duvikas e Morata. Sì, al netto poi qualcuno potrà dire ma anche, che ne so, Baturi, lo stesso Nico Paz si è visto magari meno, ma a dai entrate poi l'ha tolto proprio perché non riusciva, però sono gli attaccanti che i gol devono arrivare principalmente dagli attaccanti, e se gli attaccanti hanno 5-6 palle gol e di queste 5-6 palle gol non ne fanno uno, io lo inquadro là, la inquadro là la mancanza, perché Dovicas nel primo tempo ha avuto un paio di situazioni dove Baturina, no, fa un bel movimento, fa una bella finta e lo va in becca di sinistro. Dopo un po' sempre lui a campo aperto, no, a campo aperto, però aveva più spazio rispetto al solito e tira molle. Ha tirato molle un paio di volte. Una volta però è stato bravo a girarsi ad appoggiare a Nico Pass, anche lui lentino. Nel secondo tempo a Dai troppo forte, secondo me gliela dà con i tempi giusti, tu te la devi aspettare quella palla, la devi aggredire e non la mette dentro. Magari me ne dimentico anche qualcun altro, ne sono sicuro. E Morata ha sbagliato un gol anche con lui, veramente due secondo me, perché anche il colpo di testa poteva indirizzarlo meglio, e soprattutto quella capitata sul destro, buono il movimento, ma tu per tu si è divorato un gol. E secondo me è stato più cattivo il difensore centrale, perché poi il Como arrivava anche con i difensori, Jacobo Rabon, che secondo me ha fatto bene lui, anzi, però non essendo un attaccante magari è mancato giusto il guizzo finale. Il Como ha creato tanto, ha avuto le sue palle gol, non le ha concretizzate. C'è da dire che dall'altro lato, ripeto ancora una volta, quando non ci arriva Scalvini, quando Ederson, che ha fatto una partita meravigliosa, e quanto è importante il migliore Ederson per l'Atalanta, perché ti chiude tutto, ti recupera, ti sovrasta fisicamente, incredibile. Però giustamente per una partita intera con l'inferiorità numerica non era facile, e a quel punto devi essere un po' fortunato, perché dall'altro lato deve mancare un po' di finalizzazione. E poi per l'ennesima volta il protagonista per l'Atalanta, il portiere, ragazzi, Carnesecchi, Svilar e Megnan sono portieri che stanno portando tanti punti alle loro squadre, perché sono portieri che fanno la differenza. C'è poco da dire, c'è poco da fare. Bravissimo nel finale a parare il rigore di cui già abbiamo parlato. E ribadisco però, a allenatori che poi debbono, io non sono di quelli che, vedete, critica Fabio, mai mi permettere di farlo per la sua mentalità, per le sue scelte, per quello che propone, anzi ne sono assolutamente inorgoglito. Non inorgoglito, mi piace quello che vedo, però su alcune cose meno, molto meno, tipo per togliere Morata dal campo ce n'è voluta. Secondo me tarda in alcune decisioni. Cioè, Nico Pass, cioè, ancora devi capire che non è rigorista. Non lo è, non li sa battere i rigori. O magari li sa battere, ma non ha quella freddezza per trasformarli. E te lo ha già dimostrato. E ribadisco, dopo 3 volte non è Nico Pass il colpevole è l'allenatore che ancora lo manda a tirare. Ecco, in questo secondo me ancora deve avere quel physique du rôle Fabregas per imporsi sulle sue scelte, ed essere uno che decide. Decide lo stesso, continuando a mandare Nico Pass, però deve fare decisioni dopo un po' che anche un po' scomode, secondo me. E su questo, sulle decisioni un po' scomode, mm, mm, oggi però ne ha fatto una, per esempio, mettere e togliere da Dai. Lo stesso come si chiama? Palladino, dall'altro l'altro, il Palladino, lo zio, che toglie e mette e toglie Bellanova per equilibri tattici. E questo è un punto che comunque frena il Como, perché questo, specialmente avendo la superiorità numerica per tutta la gara, oggi il Como doveva fare bottino pieno se vogliamo parlare di Champions, e quindi è un'occasione assolutamente mancata.
però dall'altro lato contro una squadra che fino alla fine ha venduto cara la pelle, questa Atalanta, assolutamente, questo va detto. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.